Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche dell'autunno con un accenno al lato emotivo, affettivo e lavorativo. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per l'autunno 2022. Sagittario, abbiamo la carta del diavolo. Quindi parliamo di un periodo impegnativo, direi. Si vede che nel periodo autunnale c'è un qualche tipo di condizionamento, probabilmente sul quale si può lavorare. Andiamo a vedere anche con questi oracoli che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o se volete semplicemente completare il messaggio, potete anche ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Il saggio non si affanna per arrivare. Questi sono koan zen, che in origine erano tavolette di legno con queste frasi incise su, che venivano consegnate al discepolo quando aveva qualche questione importante, in modo che lui potesse appunto meditare su queste frasi e trovare una risposta alla sua domanda, ok? Quindi qui si tratta di non avere fretta. La persona saggia è una persona che osserva, è una persona paziente, diciamo che è un po' come studiare la dinamica prima di muoversi o comunque muoversi poco alla volta, ok? Probabilmente, guardate, quando c'è il diavolo si parla sempre di ego e l'ego è un po' quello che vuole tutto e subito. Sento una sorta di, come vi posso dire, impazienza ad arrivare al risultato, no? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Giudizio al contrario, 10 di pentacoli al contrario, la regina di denari al contrario e un'eremità al contrario. In effetti qui c'è una sorta di c'è un 10 di denari al contrario, quindi si parla di un gruppo. Si parla di un gruppo probabilmente dentro il quale non vi sentite proprio tanto a vostro agio, ma sento che è una cosa che ancora non avete consapevolizzato del tutto. So che molte persone si sentono, diciamo, impotenti a muoversi, probabilmente proprio da questo gruppo. C'è una sorta, perché ricordiamoci che comunque avete il diavolo, quindi probabilmente c'è una sorta di condizionamento. Quando c'è la regina di denari al contrario, mi parla sempre di qualcuno che dà troppo rispetto a quello che riceve, ok? E datemi una carta ancora per l'eremita al contrario, perché l'eremita al contrario mi fa proprio pensare che vi sentiate senza vie di fuga, senza seconde alternative, come se non aveste un piano B. Ecco, infatti, non sapete come scappare da questa situazione. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono, perché ho l'impressione che a livello perlomeno generale, diciamo così, le cose possono essere un po', mi viene da dire, limitate a livello di movimento, a livello anche proprio solo di vedere il risultato, vedere ehm, una possibile soluzione, ecco. Andiamo avanti. Abbiamo una regina di coppe, un 3 di spade e la temperanza. Guardate qui, eh, si tratta di portare in equilibrio il vostro divino maschile con il divino femminile. Cosa vuol dire? Che abbiamo una regina di coppe ehm,
che è una carta che normalmente parla di qualcuno che è abbastanza sommerso nei propri sentimenti, quasi sta affogando, e difatti vediamo che c'è un 3 di spade, qui c'è un forte dolore dentro. Ragazzi, per qualcuno si tratta di un tipo di dipendenza, perché comunque abbiamo il diavolo, abbiamo la regina di denari al contrario, ok? Eh, quando c'è qualche tipo di dipendenza è perché c'è una sorta di, se vogliamo, anche aridità. Qualcuno qui si sente solo all'interno di questo gruppo, o ha paura a rimanere solo, un po' tutte e due le cose, nel senso che è già solo, è come se però l'idea di appartenere o partecipare a questo gruppo psicologicamente fa sembrare di essere meno soli, però qui in realtà la volontà è quella di scappare fondamentalmente, ok? Potrebbe essere scappare da questa persona, o dalla situazione comunque, ma è come se, perché anche il 2 di spade al contrario mi fa capire che qui non si vede un'alternativa, ok? Quando qua dice il saggio non si affanna per arrivare, qui avete la carta dell'eremita che parla del saggio, della saggezza, quindi sento che per certi versi non avete ancora un'idea ben chiara di quello che potrebbe essere lo sviluppo della situazione, quindi è un po' come se vi dicessero ok, siete ancora indecisi, non vedete le cose chiaramente, siete ancora un po' troppo dentro l'emozione di rabbia, di frustrazione, perché quando c'è il diavolo qui parla di qualche emozione molto forte, repressa. Andiamo avanti, infatti poi c'è la carta della temperanza, cioè avete bisogno di guarire, avete bisogno di darvi amore fondamentalmente, e sento che andrete per quel tipo di strada lì in questo periodo. Andiamo avanti. Abbiamo la carta del Papa, un 10 di spade al contrario, la carta della giustizia, un 2 di coppe. Allora, il Papa ci parla normalmente di quello, guardate che caso, il giudizio al contrario e il Papa è dritto, no? Però sono due carte fortemente spirituali. Qui sento che in qualche modo bisogna fare una sorta di salto, che è un po' questo 10 di spade che è al contrario e c'è bisogno di girarlo al dritto. Il 3 di spade e il 10 di spade sono un po' la stessa energia, questa è un po' l'energia che si ha dentro, questa sorta di sofferenza che c'è bisogno fondamentalmente di guarire. E qui è un po' come se fosse un invito ad appoggiarvi a una guida spirituale, se vogliamo, ok? Per molte persone, perché guardate, c'è il Papa, la giustizia e il 2 di coppe. Quindi per molte persone si tratta di un legame con un contratto, quindi potrebbe essere un matrimonio. Perché anche il 2 di coppe parla di compromesso. Allora, qui per qualcuno potrebbe essere che non ci si senta una reale parte del gruppo e quindi per certi versi non si sa se andare o se stare, perché in qualche modo si ha questa sofferenza che poi comunque andrà a guarire, ragazzi. E vi dico, se per caso state frequentando una persona e vedete che le cose non vanno avanti, che sembrano un po' troppo condizionate, qui potrebbe anche esserci il condizionamento di qualche familiare in una relazione, in una situazione. Però comunque al di là di quello, ci sarà la firma di qualche tipo di contratto, ci sarà qualche tipo di accordo, qualche tipo di novità da un punto di vista pratico. Se dovesse essere qualche questione burocratica o legale in ballo, sento che andrà a terminare, diciamo, in modo positivo. Ci sarà un buon accordo per entrambe le parti, ok?
In realtà ho tanti messaggi perché qui sento tanto una sensazione di solitudine a livello mentale, ragazzi. Qui qualcuno vorrebbe scappare da certe responsabilità, sento, o da un certo tipo di situazione, magari familiare o di un gruppo lavorativo che comunque condiziona. Probabilmente c'è una persona in particolare che condiziona. Però qui avete bisogno con queste carte di ritrovare voi stessi, di ritrovare il vostro equilibrio. Finché rimarrete condizionati o dipendenti dal giudizio, ma non mi piace usare giudizio, dal parere degli altri, non ci sarà una reale e piena autonomia, ok? Però poi qui alla fine vedo, avete due carte di contratto e una carta di accordo, quindi se siete senza lavoro troverete un lavoro. E dovete cercarlo voi però, siete voi che dovete iniziare a smuovervi da questa sensazione di sofferenza, ok? Non sarà qualcuno che viene a bussarvi o cose di questo genere. Però ci sarà un nuovo tipo di accordo. Se state cercando casa per andare, diciamo, al punto successivo della vostra, alla tappa successiva della vostra relazione, arriva quello che è il contratto. Mm? Ok, andiamo a vedere con Osho che cos'altro hanno da dirvi. C'è qualche cosa che comunque arriverà, ma qua si parla della fine dell'anno, eh? Anche se adesso le cose vi sembrano un po' bloccate, perché comunque c'è la carta del diavolo, il diavolo comunque parla di una sorta di condizionamento e qui c'è tanta sofferenza e quello che è una sorta di, come vi posso dire? Fate attenzione a non crogiolarvi in questa situazione, prendete in mano le redini della vostra vita, ok? Portate in equilibrio. Andiamo avanti, vediamo Osho che cosa ha da dirvi. Come sono saltate le carte. Le vite passate, adesso recupero le altre due, però qui si tratta di qualche tipo di paura, ragazzi, che potrebbe ritornare. O se non fosse una paura in sé, visto che comunque è la carta della luna, si potrebbe trattare di una persona che ritorna, ok? Quindi qui abbiamo questo cavaliere di spade al contrario, potrebbe, perché il cavaliere di spade è sempre un'energia che va e che viene. Oh, scusatemi, è caduto il microfono. Ok, e quindi potrebbe essere una persona che torna dal passato con la quale voi non siate proprio convinti, diciamo così. Poi abbiamo alla mente una nuova visione. Ecco, molto bene, perché devo dire che questo tipo di lavoro, che con la carta del giudizio al contrario probabilmente non è ancora completo, ma c'è. Quindi è un lavoro che si sta iniziando a fare, quello di presa di consapevolezza, no? E sento che in questo periodo autunnale sarà il periodo giusto, per certi versi, per mettere a tacere l'ego, per mettere a tacere la mente. Probabilmente qualcuno potrebbe iniziare un'attività di meditazione e in questo favorisce ad azzittire l'ego e questo vi darà la possibilità di avere una nuova visione di tutto quello che è la situazione. In realtà sento che molti hanno già iniziato un lavoro di crescita personale, un lavoro di presa di consapevolezza, o perlomeno l'intenzione è quella, ok? Guardate che cosa si è girato. La voce interiore e la creatività sono la sacerdotessa e l'imperatrice, due carte di forte divino femminile. Ma qua si vede, uomini o donne che siate non importa, questo vuol dire che avete una grossa sensibilità. Avete un forte divino femminile sviluppato. Qui fondamentalmente che dovete mettere a tacere la mente e iniziare a fidarvi un po' di più di quello che è il vostro istinto, ok? Iniziare a concretizzare il tipo di realtà che voi volete. Qui c'è sia la regina di coppe che l'imperatrice. Sono due carte che fanno riferimento alla madre. Può essere il modo in cui voi siete madri di voi stessi, a vostra madre, a voi come madre se avete dei figli, ok? C'è un qualche tipo di attitudine, di riferimento nei confronti della madre, anche intesa proprio come madre terra, eh? Ehm, diciamo che per qualcuno potrebbe arrivare la sorpresa della gravidanza, per molte poche persone comunque. Però sento che per qualcuno sì, potrebbe essere quello, oppure potrebbe semplicemente ehm,
iniziare, mi parlano di capacità di manifestazione, quindi sento che in quest'autunno qualcuno inizierà veramente a rendersi conto di quanto la mente è potente, di quanto pensare una cosa e poi iniziare a lavorare su questa cosa possa portare al concretizzare qualcosa. Ok? Però la cosa più importante è questa nuova visione che vi verrà data a fine anno, secondo me. Andiamo a vedere ancora una carta. Fiducia, il sogno e celebrazione. Qui l'invito è ad avere fiducia nella vita, ad avere fiducia in quelli che sono i piani dell'universo. Vi ricordo che qui avete il giudizio, che è il giudizio universale, e che nelle raffigurazioni originali c'è un angelo, quindi parla sempre di un aiuto di tipo divino, e qui avete la giustizia, che è la giustizia divina. Quindi in qualche modo il tipo di percorso che voi state affrontando, per quanto conflittivo, vincolato, stretto, dipendente sia, è qualcosa che è stato messo lì per farvi crescere. Cercate di avere fiducia in quello che l'universo sta preparando per voi. Poi qui abbiamo la carta del sogno e la carta di celebrazione, quindi io sento che in qualche modo quello che voi state cercando di concretizzare arriverà. Ci sarà poi da festeggiare questo tipo di sogno compiuto. Ma infatti ragazzi lo vedevamo anche qui, firma di contratti, nuove unioni, nuovi incontri, il riconoscimento da parte dell'esterno, da parte degli altri. Siete voi probabilmente che dovete lasciare andare a livello di idee, a livello di sofferenza, qualche tipo di condizionamento o di vincolo dovuto alla famiglia. È una bella lettura, devo dire. A parte questa nota un po' così di paura e forse quelli che potrebbero essere i vostri condizionamenti mentali, però vedo che, cioè nel senso, alla fine i risultati ci sono. Quindi state sereni, insomma. Anche se nel caso non abbiate un lavoro, nel caso stiate cercando di proporre un nuovo progetto, vedo la firma di un contratto, ok? Un compromesso, un accordo, ci sarà qualcosa. Qui abbiamo la carta. Qui avete un sacco di arcani maggiori e comunque ne avete 4 su 8 carte, quindi il 50%. Ok, ancora una carta per piacere, grazie. Ok, questa carta vi invita a immergervi nella natura. In qualsiasi posto tu sia, di andare fuori in mezzo alla natura e di sentirti un tutt'uno con la natura. E qua ritorno alla frase principale: il saggio non si affanna per arrivare. E qui abbiamo un riferimento alla natura. Tenete presente che la natura ha i propri cicli, ha i propri ritmi, e anche tutta questa situazione ha un suo ciclo, ha un suo ritmo, no? Quando qualsiasi tipo di progetto, di situazione o di relazione ha un periodo della primavera, cioè il periodo dove nasce, dove sboccia, ha un periodo dell'estate, dove è il periodo di maggior, come vi posso dire, espansione. Poi c'è il periodo dell'autunno, che è il periodo, diciamo, di assestamento, e il periodo dell'inverno, che è il periodo, diciamo, della decadenza, no? Come è il ciclo della vita, può essere un qualche tipo di lavoro, un qualche tipo di progetto. Il segreto è portare, allungare quanto più possibile la fase dell'estate, la fase di piena, come vi posso dire, non fruttificazione, però di piena crescita, ecco. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi ringrazio del vostro sostegno, del tutto il supporto che mi date sempre. Continuate a condividere perché per me è importante. Mettete un like. Vi mando un grossissimo abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!